Cari amici del canale, voglio iniziare questo video con una domanda. Se vi dicessi ti do 100.000 euro per andare a dormire, Gianni, subito ti do il mio IBAN. Se vi dicessi invece che ti do questi 100.000 euro, ma domani non ti sveglierai. No, Gianni, ma stiamo scherzando, ma neanche 1.000.000 euro, ma la vita non è prezzo. Cosa mi faccio di 100.000 euro che domani non posso utilizzare? Ebbene ragazzi, perché ho fatto questa domanda, questa illustrazione? Perché a volte su domande così dirette ci viene involontaria la risposta subitanea, ovvero no, assolutamente, no, la vita non ha prezzo. Ma a volte facciamo scelte nella nostra vita anche abbastanza spontanee, semplici, che non abbiamo ragionato appieno. Ecco perché sto facendo questo video, e che sono molto pericolose. A volte per 2, 3, 400 euro che dobbiamo spendere in più sul nostro impianto fotovoltaico, ebbene rischiamo la vita. Di cosa sto parlando? Sto parlando di un aspetto fondamentale del nostro impianto, ma non è l'unico: le stringhe fotovoltaiche che posizioniamo sul tetto o per terra. Quando noi facciamo una stringa unica di 8 pannelli, abbiamo fatto 300-400 volt in corrente continua, ebbene questi sono molto pericolosi. Però se facciamo una stringa da 8 pannelli o addirittura come fanno alcuni da 10, da 9, ebbene abbiamo risparmiato sui cavi, perché con una stringa da 9, unica, 9x5, 45, 450 volt di VOC, arriviamo con un cavo da 6 mm quadri rosso e uno nero, un fusibile, siamo a posto, non mettiamo neanche il diodo di blocco. Ebbene, se invece vogliamo fare un impianto che ci salva, i 9 pannelli li dividiamo in 3 stringhe da 3. Cosa dobbiamo utilizzare? 2 cavi, positivo e negativo, per ogni stringa, quindi i cavi non sono solo 2, ma diventano 2, 4, 6. Ebbene ragazzi, con queste stringhe suddivise così, noi abbiamo i pannelli, le nostre stringhe che sono 120, 130, 140 volt, cioè ci salviamo. E cosa abbiamo speso in più? Facciamo i conti della serva. Abbiamo speso in più i cavi che servono per le stringhe, invece che 2 saranno 6, da 6 mm quadri. Ebbene, abbiamo aggiunto anche, invece di un fusibile per una stringa, ne abbiamo aggiunti altri 2, diventano 3. Abbiamo magari aggiunto 2 diodi. Insomma ragazzi, quel combiner box, queste stringhe, questi pannelli, alla fine ci fanno spendere 200, 300, non so, raramente 400 euro in più. Abbiamo speso 300 euro in più per il nostro impianto fotovoltaico che abbiamo costruito in fai da te, risparmiando migliaia e migliaia, su alcuni impianti che avete realizzato, cari amici, anche decine di migliaia di euro, perché l'impianto costruito in fai da te costa veramente meno. Ebbene ragazzi, l'esempio iniziale era calzante, avreste risposto e avete risposto tutti assolutamente, ma neanche per 1.000.000 euro. Non perdiamoci per 200-300 euro ragazzi. Questo perché la corrente continua in alta tensione è veramente pericolosa. Ecco perché ho deciso di fare questo video per i principianti e per i professionisti che non hanno la conoscenza del fotovoltaico, perché ho tantissimi iscritti del canale, elettricisti, impiantisti, che mi chiamano costantemente per avere delle dritte. Io sono sempre disponibile, però capisco e percepisco che la non conoscenza porta anche loro, anche a voi professionisti, a peccare di faciloneria. Ebbene ragazzi, questo è un video amichevole, ecco perché l'illustrazione è amichevole, ecco perché la riflessione deve essere alla fine vostra. Coloro che sono professionisti definiti, che fanno questo da tanto, sanno come muoversi, ma anche questi professionisti spesso nelle nostre chiacchierate mi dicono: Gianni, comunque hai ragione, è pericolosa. È pericolosa anche quando passano 3-4 anni, ebbene questo MC4, che non è magari uno Staubli originale, che non è magari di marca, che l'impianto è stato fatto a risparmio, ebbene si ossida, si sgancia, il filo è stato solamente crimpato e non saldato, come suggerisco io di fare sui terminali MC4, perché non ci fidiamo di questo lamierino di rame crimpato. Ebbene, se c'è una disconnessione di questo cavo, di questo MC4, quando abbiamo 300, 400, 500 e c'è chi arriva anche oltre volt in corrente continua, non si sgancia la corrente, continua a passare, ma non passa in maniera certa, con un contatto certo, ma si sgancia, questo filo si sgancia e crea un arco. Questo arco raggiunge oltre 2000 gradi, che gradualmente continua a lavorare col sole che picchia sui pannelli
e questo arco inizia a scaldare cosa? La plastica dello stesso MC4. Poi pochissimi che installano i pannelli, fissano i cavi sotto i pannelli, ma li lasciano liberi sul tetto, e il tetto magari di cosa è fatto? Di guaina di catrame bituminoso con tessuto, insomma sappiamo com'è la guaina, e sotto cosa c'è? Il legno. Ebbene, con questa continua emanazione di questo arco ad alta temperatura, ebbene ragazzi, questa è la causa primaria per cui i tetti prendono fuoco. Ecco perché la premessa all'inizio di questo video dedicato a coloro che hanno iniziato a fare il fotovoltaico, a coloro che sono non capaci, chiamiamoli principianti, ma anche professionisti che vogliono lavorare con coscienza, ebbene dedico a tutti voi questo video. Il tempo, se volete, di iscrivervi a questo canale, e andiamo avanti con le tante informazioni che ho riservato per fare un impianto efficace e in sicurezza. Buona visione. Ora faremo un esperimento, ragazzi. Io ho preso 2 pezzi di gomma, di quelli da posizionare sul tetto. Uno è una gomma per alte tensioni, quindi è doppia schermatura, siliconica, di qualità e costosa. L'altra invece è una gomma normale, quindi un cavo protetto da una gomma classica. Un accendino con fiamma ossidrica, quindi molto potente. Ovviamente andremo a bruciare le 2 tipologie di cavo per vedere che cosa succede. Non lo farò qua dentro perché sennò la puzza mi resterebbe per una settimana, ma andiamo all'aperto. Seguitemi e vediamo la reazione delle 2 tipologie di cavi e traiamo poi le conclusioni. Buona visione. Ebbene, l'esperimento che farò è questo: un accendino a fiamma ossidrica e il pezzo di gomma. Adesso avvicino la telecamera e vediamo subito la reazione del pezzetto di cavo di gomma non siliconica, che cosa succede. Vedete la gomma come prende fuoco? Chiaramente anche queste gomme hanno un autoestinguente, quindi sono parzialmente protette, però bruciano in maniera rapida e significativa. Adesso passiamo all'altro test con la gomma siliconica. Ebbene, adesso utilizzeremo questo pezzo di gomma siliconica a doppia protezione proprio per alte tensioni e per la temperatura. Vediamo che cosa succede. La fiamma è partita e vedete che sta reagendo benissimo, cioè non si innesca l'incendio, vedete? Perché resiste a circa 200 gradi. Anche se la fiamma è più alta, però lei resiste. Sta cercando un incenerimento, ma non parte la fiamma, vedete? Guardate come nella parte nuova resiste e nella parte vecchia tende a innescare, ma diventa subito cenere. Questa è la reazione della gomma siliconica a doppia protezione per le alte tensioni, vedete? La differenza è enorme, sostanziale. E sto continuando imperterrito, ma niente, la fiamma è accesa. Avvicino un attimo anche la telecamera. Niente, vedete? Ha una reazione molto buona alle alte temperature, direi eccezionale. Ecco perché consiglio sui tetti questo tipo di cavo e soprattutto per le alte tensioni. Riproviamo adesso ancora col pezzo di gomma classico. Ecco qua un altro pezzo da testare e vediamo cosa succede, così vediamo una diretta di comportamento. Vedete? Pam, istantaneamente, pochi secondi è già partita la fiamma. Vedete? E questa continua a propagarsi. Questa è la grande differenza tra i 2 prodotti. Bene, dopo questa sperimentazione parliamo adesso di un altro argomento che è molto importante, ragazzi. Si chiama Factory Default oppure Specific Setting. Questi 2 termini identificano, ve l'ho detto in inglese perché quando dovete parlare con la Cina non potete dirlo in italiano, non capirebbero, invece quando gli trasmettete questo messaggio in inglese loro capiscono di cosa si tratta. Ovvero voi
Immaginate di comprare un inverter o un BMS o una batteria piuttosto che un regolatore di carica. Ebbene, questi non vi vengono spediti come volete voi, settati come volete voi, ma vi vengono spediti con il factory default, cioè quello che la casa madre costruttrice ha deciso di fare e di mettere nel firmware piuttosto che nei settaggi iniziali. Quindi potrebbe arrivarvi un inverter o un BMS settato per le piombo che voi utilizzate per le litio, le LiFePO 4. Ebbene, in questo caso fate danno. Ecco perché i prodotti che vi arrivano non vanno mai utilizzati subito, ma vanno settati. Ecco che dobbiamo trasportare il nostro factory default, cioè l'originario settaggio di fabbrica che non serve a nessuno, in quello che serve a noi, ovvero il settaggio che noi stabiliremo di fare. Non è più il factory default, ma viene appunto chiamato lo specific setting, ovvero ho le piombo, farò un settaggio, ho le LiFePO 4, farò un altro settaggio, ho le Li-ion, farò un altro settaggio, eccetera, eccetera, eccetera. Questo perché se vi arriva un inverter, un regolatore di carica, ad esempio, settato per le piombo che arrivano anche a 58-60 volt, voi lo usate per le LiFePO 4, rischiate veramente di farle gonfiare. Ebbene, questo è un fattore che molti trascurano. Mi è arrivata la roba, l'attacco, adesso che faccio? Vabbè, provo. Provo può essere pericoloso. Attenzione, i punti salienti che non vanno bene nel factory default sono di solito la carica massima, cioè il bulk. Per il flottaggio può essere relativo, ma la carica massima di bulk è molto pericolosa. Un altro è il cut-off, che può avere dei punti di intervento per lo spegnimento totale dell'inverter, o troppo bassi o troppo alti. Quindi prestate attenzione anche a questo parametro. Vediamo adesso un altro consiglio all'interno di questa bella playlist che mi entusiasma sempre molto perché è una guida per principianti, ma è anche un promemoria e un aiuto per coloro che sono professionisti. Andiamo avanti. Adesso vi voglio parlare molto velocemente di una cosa che è possibile fare, ma è meglio usare un'accortezza, il parallelo delle batterie. Adesso finalmente con i BMS della Seplos questo è possibile e francamente da test effettuati potremmo anche attaccare le batterie con differente tensione. Se una è a 54, l'altra è a 53, possiamo anche metterle in parallelo perché il Seplos ha questa gestione intelligente dei MOSFET. Però è sempre meglio prendere un'abitudine, ragazzi. Questo serve nel caso di errori, nel caso che pensiamo che la batteria sia quella invece non è quella, ci hanno messo il Seplos, ce ne hanno messo un altro. Allora io dico sempre, quando mettiamo in parallelo delle batterie già composte, che ne so, 15 kWh e 15 kWh, pareggiamole, non al millesimo, avviciniamole alla stessa tensione perché poi è talmente basso il range di lavoro delle LiFePO 4 per cui se c'è una piccola discrepanza si bilancia abbastanza rapidamente, se c'è qualche decimo non è un problema. Questo non tanto perché non funziona il Seplos quanto per un'abitudine comportamentale di fare le cose come vanno fatte, perché sennò poi in futuro per leggerezza potremo in altri casi mettere in parallelo batterie che non possono essere messe in parallelo così all'istante e rischiare di bruciare minimo il fusibile, se non che altri componenti. Andiamo avanti. Parliamo adesso di un termine che identifica un comportamento per il quale molti, non tenendone conto, si trovano poi nei problemi. Si chiama la ridondanza dell'impianto fotovoltaico, ovvero quando noi costruiamo un impianto fotovoltaico, il nostro hobby, siamo contenti, ma questo ci ha sostituito la bolletta, ce la porta a zero. Alcuni di noi, tantissimi, sono off-grid, cioè non ho più bisogno della corrente di rete. È piacevolissimo, è bellissimo, però dobbiamo ricordarci che il nostro impianto non è il contatore della rete per cui se non funziona qualcosa chiamo e viene qualcuno a guardare, o bene o male funziona sempre tranne per i blackout, o se si sgancia qualcosa ritiro sul magnetotermico. Non è così. Il nostro impianto è fatto da noi ed è soggetto a errori, a problematiche, prodotti difettosi, c'è di tutto all'interno del fai da te. Ecco perché dobbiamo tener conto della ridondanza. Che cos'è? Lo leggiamo dal vocabolario, ragazzi. La ridondanza è la caratteristica di un impianto in cui sono presenti più elementi, generalmente il doppio, capaci di svolgere la stessa funzione
così da aumentarne l'affidabilità. È sinonimo di sovrabbondanza, esuberanza. Ebbene, proprio questa è la ridondanza, cioè quando costruiamo un impianto fai da te dobbiamo avere delle scorte della stessa tipologia, a volte anche simili. Se io ho un bestione arancione posso pensare di averne anche due, oppure posso prendere un bestione arancione e poi prendo un ibrido più piccolo che mi tampona una problematica mentre io lo mando in riparazione. Vi ricordo, ragazzi, lo ricordo a tutti, principianti e non, che noi quando abbiamo un impianto fotovoltaico abbiamo un'incertezza, lo dobbiamo costruire, lo dobbiamo testare, lo dobbiamo installare, dobbiamo risolvere le problematiche, c'è la manutenzione, cioè è come se noi ci trasformassimo nel gestore della rete. E il gestore della rete stesso ha le riserve di cavi, di trasformatori, di cabine, dobbiamo averlo anche noi. È un costo aggiuntivo, ma è qualcosa che ci dà certezza. Se abbiamo preso un inverter da 15 kVA come il Victron 4, che è bellissimo e ha un consumo in stand-by bassissimo, e l'abbiamo installato e siamo contentissimi perché quando deve picchiare parte, ebbene pigliamoci un ibrido da 5 kW, lo troviamo in internet a 400-500 euro e lo teniamo lì. Poi ci pigliamo anche un bestione arancione. Non dico di fare proprio come ho io qua in magazzino, ho tantissima roba perché questo è il mio lavoro, io sono lo youtuber, non posso restare senza niente, io ho litio, piombo, ion, tutto quello che volete voi. Sono arrivato adesso a oltre 300 kWh di batterie. Bene, non dobbiamo arrivare a quello, non dovete arrivare a questo se non siete professionisti, ma contemplate la ridondanza. Quanti EP avrò installati? 2? Compriamo il terzo. Quanti inverter ho? Uno potentissimo, uno di scorta e uno piccolino portatile. Quante batterie ho? 2 pacchi, piuttosto che una cella da sostituire, anche se è brutto mettere quella cella lì, ma se se ne brucia una non abbiamo alternativa. O riduciamo il pacco, facciamo diventare 24 volt, 12 volt, ci avanzano delle celle, poi ne compriamo una nuova. Insomma, tutte queste spese sapete che non entrano nelle vostre tasche, ma la contemplazione della ridondanza va fatta. Prossimo titolo, ragazzi. Adesso voglio trattare un argomento molto serio perché tanti di voi mi hanno scritto messaggi che dicevano: Gianni, ho visto un video in internet, alcuni mi hanno mandato il link, l'ho visto anch'io, ragazzi, è una cosa devastante, dove c'è questo tizio che per testare qual è la fase o il neutro, no? Quando arriva la corrente nel nostro differenziale o magnetotermico, lui cosa fa? Prende il neutro in mano, no? E a piedi nudi tocca terra e non gli succede niente. Poi prende la fase e tocca a piedi nudi per terra, e piglia la corrente. Ecco, questa era la fase. Ragazzi, la domanda che mi fate è: si può fare? È pericoloso? È un metodo? Se volete morire, sì. Quindi ragazzi, fate attenzione a questi video a chiappa-click, si chiamano, e non sono video tecnici. Di solito sono video che provengono da nazioni lontane del terzo mondo, dove provate a far causa a uno che vi ha lesionato il corpo o vi ha ucciso il figlio perché ha suggerito di fare così. Ragazzi, questi sono dei giochi pericolosi. Non si testa la corrente col neutro e piede a terra, fase e piede a terra, non si fa. Ora, se mi fate la domanda: Gianni, se io tocco il neutro e appoggio il piede per terra, posso prendere la corrente o sono salvo? Non si sa. Di solito no. Ma se non funziona qualcosa, se i cavi sono stati invertiti, i test si fanno con le strumentazioni, con il cercafase, con diverse strumentazioni, e i professionisti lo sanno, non si fanno con i test reali. Voi sapete che sul lampadario di solito bisogna mandare il neutro alle lampadine, ai portalampade, e la fase viene interrotta dall'interruttore, no? Come la testiamo? La testiamo col cercafase, non andiamo a prendere la corrente sul lampadario. Anche se siamo isolati dalla scala potremmo non sentirla, perché se noi tocchiamo fase e neutro con i piedi isolati non ne sentiamo nessuno dei due, ma sono cose che non si fanno. Bisogna sapere come la corrente si comporta senza fare test diretti col nostro corpo. Ok ragazzi? Quante volte, adesso lo dico smascherando anche una cosa che facciamo noi professionisti, quante volte c'è un impianto e facciamo così? Innanzitutto andrebbe fatto così,
perché sapete che se pigliate la corrente, l'istantaneità sui nervi guidati dal cervello potrebbe anche spingervi a chiudere e lì non vi staccate più mentre morite. Ragazzi, niente test sul corpo, questi video a chiappa click non guardateli neanche. Prossimo video. Adesso parleremo di staccabatterie. Che cos'è lo staccabatterie? È quel prodotto che ci aggancia la batteria o ce la sgancia quando dobbiamo fare manutenzione, di solito, o se c'è un'emergenza. Ebbene, ragazzi, su questo ci sono 10 tipologie di qualità. Come andiamo a capire qual è un prodotto di qualità piuttosto che non? Ebbene, innanzitutto diciamo questo. Qui viene questo prodotto garantito per un certo amperaggio. Qui ho posizionato su questo tavolo questo che è un classico acquistato dalla Cina e questo che è un Victron. Attenzione, questo video non serve a promuovere i prodotti Victron, ok? Ma solo a creare una differenza tra i due, cioè perché questo della Victron è migliore di quest'altro della Cina, ma non è detto che sia migliore di un altro della Cina, che magari è paritario. Innanzitutto dobbiamo contemplare confezione, adesivi, ma questi sono prodotti aggiuntivi che non ci interessano. Adesso guardiamo il prodotto nella sua sostanza, ok? Se voi guardate sono simili, ok? Sono due staccabatterie. Attenzione, quando col bestione arancione usiamo questo e lo scegliamo buono, va bene, ma quando usiamo un Victron 8, 10, 12, 15 kVA, 12 kW, questo non va più bene, perché gli ampere che vengono dichiarati e descritti da tutti i produttori riguardano diverse tipologie di amperaggio. Ecco che la Victron, ecco perché dico questo è migliore di questo, il Victron è migliore, perché se voi pigliate il foglio che ne descrive molto semplice, qui ve l'avevo detto prima, ci sono gli adesivi a seconda che mettete nel frontale. Io ho messo home, casa, ma voi potete mettere anche start, port, radio, chassis, tutto quello che volete voi. Prodotto aggiuntivo, migliorativo, però la sostanza è qua. Quando leggiamo le caratteristiche di questo staccabatterie, vediamo che viene descritto. Allora, gli ampere, non esistono staccabatterie di 200 ampere, ma lo staccabatterie che deve reggere la corrente ha diversi parametri. Qui ne vediamo alcuni. Ad esempio c'è il cranking rating. Che cos'è questo? È l'ampere istantaneo, cioè se io devo far partire qualcosa di istantaneo uso questo, pam, parti e poi basta, ovvero poi si standardizza su un consumo diverso. Ebbene, questo, chiamiamolo di spunto, quello della Victron, regge 1250 ampere, è tantissimo. Sto descrivendo il Victron perché mi fido, è un prodotto sempre Victron testato, verificato, l'altro non lo so. Ecco che allora se mi vendono questo da 1250 ampere, io non ci credo a priori, ok? Questo Victron è 1250 ampere di spunto. Un altro dettaglio che viene identificato qua è intermittent rating. Che cos'è l'intermittent? In italiano è intermittente, cioè se io aggancio, poi sgancio, aggancio, poi sgancio, con un range di 5 minuti, cioè aggancio per 5 minuti, parte un macchinario, poi spengo, ebbene qui mi regge 455 ampere. Vedete come è sceso da 1250 a 455? E questo va tenuto in considerazione. Guardiamo un altro dettaglio descritto dalla Victron, che è il continuous. Ecco, questo è quello che interessa a noi. Io attacco questo al bestione arancione, continuous, continuamente, cioè in maniera costante, cioè il vero staccabatterie che tam, ho attaccato e non stacco più, questo dà 275 ampere. E se moltiplichiamo 275 ampere continui per 51,2 che è la tensione delle LiFePO 4, vediamo che riusciamo a reggere benissimo il bestione arancione. Con questo riusciamo? Con alcuni di questi sì, con altri no, perché le aziende usano prodotti diversi e costruzione dei meccanismi
diversi e lo vedremo adesso in tutti i dettagli avvicinando la telecamera. Ecco che allora, per sintetizzare, questo Victron ci danno anche i consigli dei terminali. Ovviamente i terminali che sono M10, bisogna mettere un terminale di un certo tipo con il cavo di un altro tipo, cioè allora sì che stiamo reggendo questi oltre 10 kW di potenza passante. Con questo è da verificare. Ecco perché io dico, ragazzi, qua c'è una differenza di prezzo. Questo intorno ai 40 euro, questo a 15 euro. Tutti compreremo questo. Allora, vogliamo prendere questo? Compriamolo, ci fidiamo di quell'azienda, va bene? E facciamo il test per vedere se questo è di qualità. Adesso, avvicinando la telecamera, vi farò vedere alcune differenze costruttive tra i due, non solo tra i due, perché ho portato anche dei perni di due tipologie di questi completamente diversi, cioè uno pessimo e uno buono. E aggiungiamo anche un consiglio che ho dato ai produttori per la costruzione di questi staccabatterie. Avviciniamo la telecamera, ragazzi, buona visione. Eccoci pronti per il test. Qui ho smontato uno staccabatterie e vediamo subito che la piastrina di connessione è molto bella, molto spessa. Questa è di rame, qui ci va la molla di spinta ed è veramente eccezionale. Qui come funziona? Praticamente quando noi chiudiamo il circuito, questi due perni vanno a connettersi qua, portando la corrente. Ebbene, innanzitutto la verifica che dobbiamo fare è il tipo di perno, ok? Allora io ne ho preso uno, cosa ho fatto? Con la lima l'ho limato e vediamo cosa c'è sotto al nickel. Attenzione che alcuni usano lo stagno, mentre il nickel è indubbiamente migliore. Ebbene, vediamo, zoom con la telecamera, vediamo che questo è, ragazzi, di rame. Vediamo se riesco a farvelo vedere meglio, così. Eccolo qua. Vedete? Allora, questo è un bullone di rame. Allora, qui la conduzione è buona. Ma perché questo staccabatterie non mi piaceva? Ebbene, adesso ve lo spiego. I contatti che si appoggiavano, che si appoggiano sul rame, sono bombati. E guardate, ragazzi, il punto di connessione. Zoomiamo ancora. Questo è il punto di connessione, cioè il nulla. Vedete quel puntino di rame che è esattamente il punto in cui deve passare tutta la corrente, l'amperaggio. È impensabile, ragazzi. È un punto di connessione veramente molto blando, molto insignificante. E questo perché? Perché questo è bombato, vedete? Ha una bombatura e ragazzi, come facciamo a far passare corrente dalla bombatura? Io ho parlato con questa azienda e gli ho detto: perché non elaborate un perno flottante che si possa muovere, adattare a questa superficie, ma non bombata? E gli ho fatto vedere quella che era una mia idea di modifica, che adesso vi faccio vedere, che è questa, ragazzi, questa. Guardate la differenza di contatto. Questa l'ho rettificata e poi l'ho lucidata, guardate che spettacolo. Qui siamo alla gioielleria, ecco. Allora la differenza di contatto tra questi due è micidiale. Poi chiaramente su perni rigidi che devono scendere c'è qualche difficoltà. Ecco che allora potremo fare la parte inferiore flottante guidata da una molla. Questo era il mio suggerimento. Adesso andiamo a verificare la differenza tra il Victron e questo di origine cinese. Prendiamo la nostra lima e andiamo a limare, come ho già fatto prima, ma per farvi vedere come potete fare anche voi una verifica. Ebbene, sul Victron vediamo il rame, vedete? Vediamo di zoomare. Il perno è visibilmente di rame. Questo vuol dire che il prodotto è di qualità. Ok? Eccolo qua, lo vedete bene così. Adesso andiamo a fare la stessa cosa su questo.
e vediamo che il perno è di ottone, lo vedete? Non è rame, è ottone, vedete il giallo? Quindi questo staccabatterie non è assolutamente di qualità come questo. Poi ovviamente deciderete voi se spendere questi 30-40 euro o questi 10-15 euro, però l'importante è che acquisiate la consapevolezza, cioè ho questo, so che è di ottone, so che trasporta una certa corrente, se no diventereste come alcuni che sento in internet che si lamentano, questo fa schifo, questo non è buono, questo... ma per quale motivo? Perché se io devo usare questo per 100 A va bene, ma se devo tenere il bestione arancione con l'ottone, no, è meglio questo di rame, assolutamente. E il fattore costruttivo dentro è di questa tipologia o di quest'altra tipologia, e questo fa anche la differenza. Bene, con questo test abbiamo visto anche come verificare e quale tipologia esiste tra i diversi staccabatterie. Sta a voi ragazzi analizzare a fondo che cosa comprate per avere sempre il top al miglior prezzo. Per maggior chiarezza ho aperto innanzitutto il Victron per vedere come erano i contatti. Sulla destra vedete la piastra che ha due segmenti, ovviamente tutto in rame massiccio di qualche millimetro, che strofina sui due perni tondi, anch'essi di rame rivestito di nickel. La coesione sulla prima in alto è buona, ma su quella in basso avete visto che non è ottimale, quindi c'è una sorta di disassamento rispetto al contatto certo. Quindi globalmente, devo essere sincero, è buono questo Victron, ma non mi soddisfa particolarmente, perché comunque su piastre così grosse va a strofinare bene sul primo piattello in alto, meno bene sul secondo. Questo mi fa capire che prima di utilizzarlo devo muoverlo 100 volte per cercare di mangiare quello strato di nickel e cercare di appiattire quella che è la superficie in modo da renderla più omogenea, più sicura. Questa è una cosa che reputo importante. La molla ho visto che è molto, molto potente, quindi c'è anche una bella stretta tra i due contatti, e ovviamente sia i bulloni che il perno rotante e i dadi, insomma lì è tutto di rame, quindi è di buona qualità e di buona trasportabilità. Adesso ci spostiamo su quest'altro staccabatterie cinese generico e abbiamo già visto che i due bulloni di sinistra sono di ottone, quindi trasportano un terzo del rame. La piastrina è massiccia, bella tosta, anch'essa di qualche millimetro, però hanno preferito la bombatura, vedete queste due bolle sulla destra, e la coesione di questa bombatura rimane sempre legata a un pezzettino della sfera, della semisfera, quindi alla fine una connessione, lo vedete qua zoomato, un po' meno potente, meno certa. Ecco perché preferisco comunque le due barrettine della Victron, quei due segmenti, vi ricordate? Questi invece sono alla fine quello che rimane attaccato ai bulloni, è proprio questo pezzetto di sfera che non ha sicuramente una portata come l'altro. Una cosa importante è che la molla qui è un po' meno potente, quindi nell'aggancio c'è meno coesione, meno spinta rame-rame. Diciamo, preferisco ancora ovviamente il Victron, è fatto meglio. Entrambi hanno l'O-ring, vedete, questo è rosso, l'altro è nero, che serve a proteggere da ingresso di umidità e quant'altro, anche perché spesso questi vengono usati nelle barche dove c'è salsedine, eccetera. Quindi conclusione finale, meglio il Victron sicuramente, ma mi aspettavo qualcosa di meglio. Un bel test molto chiaro sull'identificazione di un prodotto di qualità. E vi ricordo anche una cosa molto importante: gli staccabatterie non vanno mai staccati quando c'è un carico, ovvero quando lui sta lavorando, perché questa scintillazione crea un'ossidazione, o meglio una carbonizzazione dei contatti, che già dopo 2, 3, 4 volte vi annulla o vi riduce sensibilmente il passaggio di corrente. Ragazzi, anche questo video è finito, spero che sia servito per darvi sicurezza negli impianti, ma anche abbassamento della bolletta fino ad arrivare allo zero e all'autosufficienza. Iscrivetevi a questo canale e ci vediamo al prossimo video. Buona serata.